18 euro ti arriva questo, tu quando ti arriva per posta questa piccola scatolina, appena ti arriva tu te la guardi, te la godi e dici questi personaggi dovranno andare sul mio plastico. Oh my god, ma quanti ce ne potrebbero stare in 1 metro di legno? Tantissimi. Basta. Cioè addirittura potresti fare uno stadio con tutti gli omini da una parte e l'autostrada che arriva da una parte e il treno, perché vanno tutti a vedere un concerto. Quindi però sto mese hai speso solo questo, Beto, questo mese animo la fattoria che ho costruito lì, ti arrivano, li tiri fuori dalla scatola. Dici che belli, li guardi, addirittura gli dai dei nomi a questi personaggi, la Sciura Maria, la Sciura Lella. Dai. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie Miniature, io sono Joe. Io sono Sil. Ragazzi, che emozione, questo è il secondo episodio del podcast di Ferrovie Miniature dedicato interamente al modellismo ferroviario. Qui vibra veramente tutto, Joe, compreso il mio supporto per stare quasi alla tua altezza. Siamo quasi, almeno 20 centimetri. Si è dovuta mettere la pedana sotto, altrimenti sembrava che lei fosse in cantina. Cavolo, mi davi qualcosa, una lavagna, facevo io il progetto a posto tuo. Comunque, tu se continui a fare questo... Bello, mi piace questo suono. C'è l'effetto tamburo. Wow! Bellissimo. Vabbè, torniamo normali ragazzi. Ai tamburi. Torniamo normali. Okay. Tutti mi hanno scritto: ma hai fatto il primo episodio, poi ti sei fermato? Ci siamo fermati perché il primo episodio è uscito a gennaio e dovevo farlo uscire perché fremevo di farlo uscire la prima parte, e poi ho detto poi ci rivediamo più avanti, perché il mese di gennaio noi non pubblichiamo molto su YouTube, neanche nell'altro canale, e inoltre siamo andati in vacanza e non pubblichiamo neanche in vita reale, cioè ci rintaniamo in casa. Abbiamo deciso di fare una gita in montagna e quando siamo arrivati non ci aspettavamo 3 metri di neve, quindi infatti, Joe, gli è venuto il panico e siamo tornati, però vabbè, è stato divertentissimo. Perché Joe, dobbiamo essere organizzati. Ma perché io ero andato là sopra per andare a vedere i panorami, per prendere delle ispirazioni per il modellismo ferroviario. Esatto. E era tutto sommerso di neve, quindi che ispirazione prendi a parte fare un plastico tutto bianco? E volevi portarti almeno uno degli avvitatori della Bosch o della, come si chiama questa marca? Non facciamo pubblicità. Ichica. È bella, anche a me mi piace. Allora sì, se tu batti le mani sopra qua, noti che fa effetto tamburo, tipo bong, perché questo microfono è collegato con l'asta sul tavolo. Quindi è una cosa negativa questa, però vabbè ragazzi, allora cantare. Oggi voglio affrontare un paio di argomenti ancora sempre legati ovviamente al mondo del modellismo ferroviario, e insieme a Sil andremo a parlare di situazioni particolari e imbarazzanti anche a volte, perché sono imbarazzanti certe situazioni, no Sil? Non del tutto reali, perché ci sono delle persone che in questo mondo come si dice, si ritrovano all'improvviso invitati da qualcun altro gruppo, o anche da soli, ancora peggio, ad entrare in delle fiere, cose improvvisate, e dire ok, qualcosa tra miliardi di questi oggetti devo comprare. Insomma, ma cosa? Tiriamola giusta, insomma, qualche cazzata devo portare a casa e questa roba mi fa star male. Perché ragazzi, dovete sapere, anche ai tempi del negozio, ti ricordi Silo? Sì, ma perché si appannano gli occhiali? C'è troppo calore. Ma è strano, solo a te succede questo. Queste lampade ho paura che ci danno legno. È tutto perfetto, sì, sei tu che sei un problema. Speriamo. Allora, io mi ricordo quando avevamo il negozio, succedeva spesso questa cosa, perché che venivano, sono così perché sono sugli attenti, e avevano praticamente sempre questa allora, c'è da dire una roba: il modellismo ferroviario è suddiviso in varie categorie, tra cui quelle più importanti è il collezionismo e quelli che fanno i plastici ferroviari. Già, è quello che dicevamo l'altra volta, cioè quelli che si tengono il trenino nella mensola dietro, tutti belli dentro il plexiglass o dentro il vetro, dentro delle cose colorate con tutti i LED per essere così un'immagine unica per tutta la vita, e invece quelli che li aprono e li fanno e li usano. E li fanno girare. Vabbè, ma ci sono due differenze incredibili, perché ci sono quelli che sono effettivamente molto attaccati ai convogli, alle composizioni da tenere appunto in bacheca, e che ovviamente sono magari anche dei pezzi di un certo pregio che giustamente rimangono in bacheca, e poi ci sono quelli da mettere sul plastico, quelli che devono girare, no? Quei trattori. E quindi cosa succede? Che praticamente le persone, spesso in negozio succedeva, ma poi lo vedevo anche quando andavo alle fiere, io mi ricordo quando abbiamo fatto Novegro, l'esposizione di Novegro, ma io vedevo una roba insensata, perché poi questo podcast di oggi è dedicato proprio al discorso di spendere, non spendere, budget, non budget, povertà, ricchezza, costa, non è per tutti, è solo per ricchi. Ecco, voglio andare ad affrontare sto tema perché giuro, nei commenti mi arrivano un sacco di commenti che mi fanno arrabbiare.
Ma no, che cosa ti arrabbia? Ma sì, mi arrabbio. Cioè, per dire, sai cosa dovremmo fare? Quando qualcuno ti scrive e non sa neanche cosa dire di un certo modello, di un treno per esempio, dovremmo avvisarlo e dirgli: devi andare in quella fiera? Aspetta, vengo con te, perché così ti fermo, ti blocco nel momento in cui stai per prendere una stupidata. Una cazzata, una sbella da dietro. Non farlo, non spendere 1000 euro per comprarti una locomotiva che non sai come si usa. No, ma allora, perché per esempio, no? Allora, anche quando avevamo il negozio, torniamo al discorso, entravano persone che si capisce palesemente che sei appena entrato in questo mondo, no? Quindi è chiaro che tutto, ti guardi attorno, tutto bello, è tutto magico, ti viene voglia di comprare qualsiasi cosa, no? E ci può stare, perché comunque uno dice: voglio cominciare a entrare in questa cosa e io posso comprarmi qualunque cosa, che può essere anche addirittura, che ne so, anche una piccola scena, no? di layout, di piccoli diorami, una casetta, una stazione già costruita e illuminata in stile FS piuttosto che in stile tedesco, o comunque dei rotabili, quindi locomotive, vagoni, eccetera. Però il discorso qual è? Un conto è che una persona ovviamente abbiente, no? Quindi che si può permettere di fare certi tipi di spese, magari è un collezionista, ok? Gli piace accumulare, gli accumulatori seriali, no? Quelli che comprano e poi stipano tutto. Beh, allora non è collezionista. Anche. Sono varie categorie. Vabbè, ma comunque, cioè, voglio dire, uno dice: io colleziono personaggi Praser. Perché non puoi farlo? Certo. C'erano, no? Ok, Ti ricordi quello che veniva? C'era un collezionista che prendeva solo personaggi Praser, cioè se li metteva in bacheca. Giusto? Ma invece ci sono quelli che comprano un sacco di roba e li mettono nella scatola, cioè peggio. Ma poi ci sono quelli che li tengono nella scatola, cioè lo comprano, il gusto di averlo, poi lo tengono in scatola. È come quando uno compra un sacco di pane, no? E poi lo butta dentro il mobile e basta, e continua a comprarlo. Ne sai qualcosa? No, così. No, perché no, dovete sapere che lei a casa praticamente a volte io devo andare, apro il mobile, ci sono 7-8 buste di pane di quali sa quale anno non si sa e lei mi dice sempre: no, ma lascialo lì perché poi lo devo grattugiare, lo uso per fare il pan grattato, no? Ma passano secoli, cioè, qualche giorno uscirà un topo allora ho presi, ogni tanto prendo e faccio pulizia, butto tutto. No, per ogni tipo di modello di pane, per capire come viene il pan grattato, no? E quindi secondo me c'è gente che prende tipo miliardi di personaggini, no? E poi magari li compra dello stesso stile, di varie marche, ma che sono sempre seduti. Sì. Cioè, che magari se legge sempre il suo giornale avrà miliardi di persone che leggono il giornale. Ma no, dai, adesso qua è follia. Per me è così. È come quando compravi le figurine, i calciatori, oppure le Barbie. Allora, per farti capire una cosa, guarda, ti faccio vedere una roba, guarda, rimani lì, giusto per farti... No, vado qui. Pazzo. Stai prendendo quelli giusti? Ok. Sì, guarda, ti faccio capire una roba, perché il modellismo ha questo dettaglio, no? Allora, cioè, Sbam. per farvi capire, diventano sempre più allettanti le cose, perché quando tanti anni fa non era così, le scatole erano diverse, adesso hanno fatto queste scatole che sembrano quasi riportare alla Apple. Pensaci. Sì, però anche tipo dei dolcetti tipo americani, cookies. Anche. Cioè, è allettante. Questa, per esempio, è una scatola con dentro due... Cosa sono? Abeti questi, no? Una specie di... Aspetta, cosa c'è scritto? Fichen in tedesco. Cioè, cosa saranno? Cipressi, forse? Questo non è il cipresso. Non è il cipresso. È un abete. Comunque, no, non è un abete. È una scatola molto allettante, no? Come vedi, sembra quasi una scatola della Apple, della Samsung. Allora, tu la apri e il collezionista non la butta una scatola così. Assolutamente. Cioè, conserva. è quello il dettaglio, cioè il fatto che praticamente ti porta a fare certi tipi di collezioni, no? Quindi, per esempio, questa scatola cosa contiene? Che poi tra l'altro costa anche un botto, Ok, qui paghiamo la scatola e l'albero. Che ovviamente... Però li tiene giusti perché guarda, ma guarda il dettaglio. sono messi giusti dentro. Cioè, guardate il dettaglio, ragazzi. Cioè, sono belli. Guarda che bello. No? È bellissimo questo albero. Cioè, sono fatti veramente bene, sono modellabili, ok? Quindi li puoi anche modellare.
Dai, puoi questa aprire. cosa non la sapevo, Gio, che si poteva modellare. Ma come? Io li mettevo così. Ma Adesso sto scoprendo questa cosa. Non dire stupidaggini. Vabbè, Comunque, guardate, estate. questo alla fine tu stai comprando questi due pezzettini qui. Che no? scala è questa, Gio? Questo è H0, NTT, tutto, ok? Quindi praticamente tu compri questo che costa quasi 28 euro sta scatola per avere due alberelli così, però sono dettagliati, sono belli, ok? Sì, non sono gli alberi da presepe. E allora uno dopo cosa fa? Li deve prendere, li deve togliere da qua per metterli sul plastico e quasi quasi ti dispiace di buttare via la scatola. E infatti non la buttano. E infatti non la buttano, cioè se cosa vuoi fanno? cambiare ambiente, tu sai dove appoggiarli. Li chiudi, non arrivano i esattamente. gatti, i cani, uccellini. Esattamente, quindi arriviamo piano piano al discorso del succo del video di oggi, no? Per farvi capire, cioè c'è questo discorso qua, anche questo è una linea sempre della Faller che ovviamente ha un dettaglio minore di quello, che però È sempre Faller. molto belli anche questi qua, guardate che bello, ma tu la scatola così, guarda che bella. Basta, questa la appendi. Io avevo un cliente che li comprava e mi diceva io questi qui li metto in vetrina così. Cioè, ci credi? In casa. In vetrina in casa, li metteva così, come se io li mettessi qua e te li guardi. E basta. Ma cos'è secondo te? Mettete nei commenti secondo voi che cos'è? Cioè è una come si può dire? Una malattia. Una malattia, Cronica. una bellissima malattia per carità, però capisci che c'è questa cosa che si può fare col modellismo, ma ovviamente chi è che la fa una cosa così? I fuori di testa. No, non dire stupidaggini perché mi fai perdere Ma è nel senso buono, cioè un fuori di testa vuol dire che è quello che esagera, vuole avere un ambiente, voglio Ma il quindi io sono laghetto, fuori voglio di comunque la montagna, voglio lo stesso il Ma mare. scusami squilibrata, io secondo te allora sono fuori di testa? Abbastanza. Cioè te rendi conto come vivo? Vedo. E allora sarei fuori di testa anch'io perché per esempio questo qui della Praser, No, un questo è trattore. bellissimo. Questo è scala N, è un trattore. Questo è bellissimo. Costa 30 euro. Ma questo va messo e dandogli valore nella zona giusta. Lo so. Se Dannazione. tu stai facendo il plastico, ma se tu non stai facendo il plastico, l'hai comprato per metterlo sulla vetrina e te lo metti là e te lo Oppure guardi. sul comodino. Anche. È collezionismo. Sai cosa succede se lo metti sul comodino? Cosa succede? Che quando ti addormenti farai un sogno dove ci sono questi personaggi che prendono vita e ti verrà in mente dove metterli nel plastico. Cioè, Ragazzi, no, è io non, un'idea, io ve lo do come io non posso suggerimento. fare il podcast così perché voi mi avete chiesto di tenerla sempre, no? Però lei dice io faccio il podcast, però le mie cazzate le devo dire e ci sta. E questi? E questa è scala Z. No, scala N. Dio, ma Scala N, ragazzi, sono dei personaggi, non so se si vedrà, dopo zoomeremo. Sono i personaggi di questi tra l'altro è spoiler, andranno sul plastico in scala N che stiamo costruendo noi. ok, e questi saranno quelli che daranno vita in un angolino del plastico. Anzi, sono quelli i protagonisti, perché senza di loro il treno non passa. E ora però ora tu hai detto una cosa sensatissima, cioè i protagonisti. Cosa vuol dire? Cioè in un plastico diamo vita, diamo emozioni, quindi noi abbiamo comprato queste cose in realtà con un senso logico. Giusto? Certo, anche perché spendi soldi. Costa, cioè ci è costato per finire il plastico in scala N, l'ultimo ordine che abbiamo fatto abbiamo speso 240 euro e non abbiamo fatto nulla. 4 scatole. Brava. E questo cosa vuol dire? Che bisogna mettere nel punto giusto e quando metti la colla ci devi pensare 3 volte. Scusa, No, aspetta, però voglio dire, è vero, però ha un senso, cioè quello che abbiamo fatto ha un senso. Certo. Perché dobbiamo andare ad allestire un plastico, ok? Quindi tornando al discorso dell'apertura del podcast, era gente che veniva in negozio e comprava cose insensate. Ora, seriamente parlando, il collezionista viene e si compra l'articolo da collezione, come abbiamo detto prima, ci sono persone che facevano collezione anche di personaggi Praser. E sei un collezionista, ti reputi tale. Veniva un cliente una volta al mese, si comprava una locomotiva a vapore della Brava, tutte le locomotive tedesche le aveva tutte lui, spendeva 700-800 euro al mese, ok? Era un collezionista, niente plastico. non aveva il plastico, collezionista. Lui conosceva la storia della costruzione di tutte le linee che sono state fatte da quella locomotiva, tutte le tratte, il deposito in cui era ubicata, eccetera eccetera, e questa è storia e cultura. E sapeva anche che tipo di carbone andava per ogni locomotiva? Assolutamente sì.
No dai, perché il carbone cambia. Ma non lo so, sto scherzando, dico, poi sarà talmente... Sai cosa mi viene in mente? Che c'è forse qualcuno, no, che ha tutti questi treni, per esempio, o vagoni, merci, vintage, un po' particolari per vari ambienti, che arriva dentro un negozio e dice: ah, hai il plastico, ti piacerebbe vedere la mia locomotiva dentro questo ambiente? L'appoggia e il negoziante dice: sì, sta proprio bene qua, perché non me la lasci poi? Ti piacerebbe. E lui fa queste cose qua, malati così, cioè arriva da qualche amico che ha un plastico, l'appoggia, le appoggia tutte e poi le ritira, così fa venire del male a chi sta guardando il proprio plastico. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, ok, però il discorso è, anche qui, sempre il discorso che facevamo, si parla di collezionismo. E chi è che lo faceva il collezionismo? Persone che ovviamente era palese che potevano permettersi di fare questi gesti, giusto? Sì, però non è detto che ci sono anche quelli alla stessa altezza che hanno il plastico, hanno... No, però aspetta, quello che voglio farti capire, tu fai collezionismo, una volta al mese spendi 700-800 euro per il modellismo in generale, sei un collezionista, giusto? Hai questa giustificazione. Mi piace spendere soldi. No, ma a prescindere, uno i soldi li spende come vuole, ma dico, nell'ambito del modellismo, qui parliamo di modellismo ferroviario, è un collezionista. Ok. Ma uno che va a una fiera e vede che tra l'altro è curioso ad andare a questa fiera perché magari in casa non possiede niente di modellismo ferroviario, ma sta per iniziare. E sai perché è andato alla fiera? Perché qualcuno gli ha detto: aspetta a comprare roba nei negozi, vai a vedere le fiere, a volte ci sono le occasioni. O a volte no. E quindi andavano a vedere le fiere e venivano attratti dalla qualunque cosa. Però stiamo parlando di persone che si stavano improvvisando al momento, ok? Ora, se tra queste persone, e mi rivolgo a quelli che sono i pessimisti, no, del settore, cioè coloro che continuano a dire il modellismo non è per tutti, è solo per ricchi, ci vogliono un sacco di soldi per comprarli, poi mi cadono nelle trappole. Cioè tu, per esempio, un operaio, con questo tutto rispetto della categoria operai, ma vuol dire che sei una categoria che ha un certo tenore di vita rispetto a un imprenditore in Italia. Parliamo dell'Italia, ok? Ora, tu ti vuoi avvicinare a questo settore qui, però reputi che per te è troppo costoso spendere 250 euro per una locomotiva. Però cosa fai? Vai alla fiera, ti mostrano una locomotiva, una E444 della Lima, distrutta, piena di polvere, con pezzi incollati scollati, con un omino che sta per cadere, con un assale storto, ok? Con dei respingenti spezzati a metà. Ti chiedono 80 euro, 90 euro e tu glieli dai. E io lì che vado in bestia. Perché poi dopo tu andrai a dire, perché lo garantisco, perché mi scrivono in tantissimi, ragazzi, dovete sapere che sia su Instagram e sia sul sito, su info@ferrovieminiatura.com, mi arrivano ormai decine e decine di mail al giorno di gente che ovviamente mi chiama per preventivi, per altre cose, ma spesso, diciamo in gran quantità, mi arrivano email di gente che mi propone materiale da rivendere, perché si è creata la cantina piena di cazzate che ha comprato, ha capito di aver fatto praticamente delle cose insensate e se ne vuole sbarazzare. Prima che la moglie aspetta, non solo se ne vuole sbarazzare, ma pretende di riavere gli stessi soldi che ha speso per delle porcate che non valgono nulla. E deve recuperare. Ora, lui perché se dice, la moglie lo scopre, no? No, poi questo è un altro discorso che potremmo fare. Però il discorso qual è? Che tu hai speso 80 euro per una locomotiva della Lima che ha un valore pari a zero, secondo il mio punto di vista. Stiamo parlando della Lima degli anni 60-70, sono dei veri giocattoli in plastica e basta, nulla di che, non hanno un valore di alcun genere, ok? Però tu li hai spesi in quel momento perché hai detto, vabbè, io ho speso 80 contro i 250, ma non hai capito nulla, cioè non hai capito l'essenza di questo settore. Perché se tu mi dici ho speso 80 euro per una locomotiva della Brava, ok? Della Tillig, sì, deve essere comunque tenuta bene. Assolutamente. Cioè, non è che... Ma tenuta bene, ma le locomotive di marca, Rocco, Flashman, Märklin, hanno un potenziale. Cioè, una locomotiva di un certo valore, comprata oggi, tra 20 anni, più o meno mantiene lo stesso valore. Se mantenuta bene nella scatola, eccetera, eccetera. Eccetera. E quindi
perché poi dopo venite a dirmi il modellismo non è per tutti, non mi posso permettere di fare quella cosa perché costa troppo, però poi fai la cazzata di dai 80 euro a uno che ti sta fregando alla fiera dicendoti che questa è l'IMA, cioè questa, a chi lo dici? A uno che non sa nulla. Prova a dirlo a me. Che beccano male. Vanno alla prima fiera e si mangiano una frittella, spendono 10 euro per una frittella, dico ma se la frittella costa 10 fa niente se costa 80 euro una locomotiva. E quello è il concetto, quindi in realtà il modellismo io dico sempre che è per tutti, perché? Soprattutto per chi, allora che poi che tu faccia collezionismo o che tu faccia il plastico non cambia, cioè se tu vuoi fare modellismo di alto livello lo puoi fare lo stesso, è ovvio che hai dei limiti, è chiaro. Cioè, se tu sei una persona che guadagna 1.600 euro al mese, non potrai mai permetterti di fare un plastico di 500 metri quadri. Chiaro? Cioè, ma anche perché già un tavolo così ci vuole tempo anche per farlo. Ma no, ma già 2 metri per 1 metro siamo già sui 14-15 mila euro. Chiaro. A meno che non vuoi fare il tipo presepe. Tipo il deserto. No? Però il concetto è questo, se tu dici, ho capito, ma comunque sono 14-15 mila euro, ma è vero, ma quanto spendete in sigarette? Quanto spendete in cazzate durante la giornata? Mettiamo questo argomento, no? E lì se le bruciano subito, giusto? In pochi minuti è bruciato. C'è gente, io conosco degli operai che hanno l'iPhone e che sono dei boomer, non sanno neanche usare un decimo di quello che è il potenziale dell'iPhone, però ce l'hanno. E come l'hanno comprato? A rate, giusto? Ora, tu puoi fare il modellismo ferroviario a rate, cioè non che tu compri qualcosa e fai il finanziamento, no, ma tu puoi semplicemente dire io voglio fare un plastico, voglio cominciare da zero, voglio costruirmelo. Segui intanto il canale di Ferrovie in Miniatura, prima cosa, che ti dà i consigli utili per partire da zero. In più fai delle spese sensate, step by step, cioè tu ogni mese metti da parte una cifra per cominciare, ma devi avere un equilibrio di quello che è il lavoro che devi fare, ok? Quindi se tu devi costruire io parlo di plastici, ok? Del collezionismo non me ne occupo, quindi se uno vuole fare collezionismo semplicemente cosa fa? Se si vuole comprare una locomotiva da 400 euro e non ce li ha subito, non è uno che si può permettere di fare grandi spese, vorrà dire che mette da parte 20-30 euro al mese e dopo un anno se la compra, 1 anno e mezzo, aspetti. Ma lo fai comunque se vuoi, mentre se vuoi fare il plastico il discorso non cambia, il plastico vuol dire che tu devi cominciare dalla base, quindi dove devo costruirlo questo plastico? Queste sono le cose principali che dovrebbero chiedersi, no? Giusto? Il supporto, che quanto spazio vuoi, la prima cosa che da ambiente fare, vuoi, da dove vuoi iniziare. La prima cosa da fare è proprio quella, cioè lo spazio dove posso fare questo plastico, in cantina, in soffitta, in cameretta, in bagno, cioè, dove voglio, ok? Ma poi l'inizio... Una volta stabilito dove poterlo fare, tu devi capire gli spazi, quindi qua ci posso fare un plastico 2 metri per 1 metro, bene, quella è la tua decisione, bene, vai col progettino. Non sei capace a farti un progettino? Chiami Joe di Ferrovie Miniature e ti fa il progettino. Una volta fatto il progettino hai le idee chiare di quello che dovrai fare, giusto? Ecco, perché poi la tecnica è sempre quella, no? Per iniziare, cioè parte tutto da un supporto, dalla struttura di base, per poi arrivare agli ambienti, al tracciato, a come mettere giù i binari. Là è sempre tutto l'inizio per tutti, no? La prima spesa è quella, perché tu una volta che hai messo giù il progetto, lo fai a software e poi te lo stampi su carta, hai le idee chiare di quello che devi mettere giù. Poi la prima spesa da fare ovviamente qual è? È la struttura, quindi il legno. Quindi la prima cosa che devi fare, ti devi rivolgere o al tuo falegname o a Ferrovie Miniature da me, dici senti io devo fare questo tipo di struttura da 2 metri per 1 metro, ho bisogno di questo legno eccetera eccetera, legno lo vado a comprare da un falegname oppure ci pensi te, mi fai un preventivo, quello che vuoi, però tu comunque ti fai delle idee di quello che devi spendere. Ma poi cosa succede? Succede che loro possono avere l'idea di quanto spendere, che ambiente possono creare nel loro plastico, che cosa ci sta, cosa non ci sta. Giusto? Esattamente, poi dopo tu cosa fai? Il primo step è comprarti la legna o comunque o te lo fai fare o lo fai tu, devi stabilire qual è il budget, quindi scopri che dovrai spendere, che ne so, 400 euro per costruirtelo, per esempio, ce li hai? No. Vuoi fare il modellismo ferroviario? Sì. Puoi farlo? Sì. Come funziona? Metti via 40 euro al mese,
dopo 10 mesi fai finalmente il telaio. Anche perché, ragazzi, la fretta di iniziare e finire un plastico non esiste. Cioè, non capisco il senso di voler correre e poi finirlo. E poi, cioè, io credo che la parte bella, specialmente per la costruzione del plastico, è proprio la fase, cioè il momento della costruzione, che tu ti godi tutta la tua creatività e metti in moto tutte queste cose, e poi alla fine te lo guardi. E garantisco che molte persone, una volta finito il plastico, se lo guardano, se lo fotografano, si fanno il video e poi smontano tutto e si rifà un altro. Ovviamente tu però fai un altro plastico, ma parti già con del materiale da parte, quindi hai già creato un tuo gruzzoletto di cose che puoi usare anche per i prossimi plastici. È così che si fa, è un investimento, non butti via niente. Cioè uno in casa può avere anche 4-5 plastici? Se hai spazio. Un collezionista proprio di ambienti incredibili. Cioè io per esempio, se dovessi pensare di avere 4 plastici, mi piacerebbe avere, che ne so, una metropoli, una zona di montagna, solo montagna, una zona di deserto, una zona di Texas con country cowboy. Ma è proprio pazzesco, cioè deve essere. Ma perché a te proprio, piacciono, ok, no? A te è palese, quindi piacciono le ferrovie. Cosa vuoi fare oggi? Tu fai quello che vuoi, però ripeto, a prescindere dallo spazio che uno ha, le disponibilità che uno ha, io dico che il modellismo è per tutti, e ovviamente è per tutti diluito in base alle proprie possibilità, perché se tu sei una persona che può spendere tanto, il problema non ce l'hai, lo fai, ti puoi permettere tanto spazio, ti puoi permettere tanti acquisti più veloci, più rapidi, eccetera, anche se comunque secondo me non ha senso, cioè fai passi sempre, diciamo, sensati, un po' alla volta. Voglio dire che non è che tutti hanno tutto questo tempo che in pochissimo tempo si realizza. Ma guarda, e si comprano allo stesso tempo. Tutti i miei clienti hanno tutti oltre i 60 anni, 50, 60, 70, 80, perché è comunque il modellismo ferroviario è un hobby che arriva al momento in cui tu vai in pensione. Sì, però non è che spendi già subito 1.000, 3.000, 4.000. Ma il problema è quello, perché ci sono. Poi non puoi pensare che tutto il materiale che hai preso lo metti già subito tutto giù. Comunque ogni cosa deve invece no, ci sono persone che fanno acquisti così in un giorno? Sì. E vogliono il plastico in un giorno? Sì. Oddio. C'è gente, io mi ricordo che c'era una persona che mi telefonava e gridava per telefono. Non l'ho mai visto. Come gridava? Gridava, mi ricordo che una volta aveva fatto degli ordini e mancavano dei pezzi e ho dovuto aspettare che la Rocco me li inviasse. E quindi ho avvisato, guarda, ci vorrà qualche giorno, la Rocco mi ha detto il tempo che escono, poi arrivano. Io intanto gli ho spedito quello che c'era in modo che lui poteva andare avanti con i lavori. A distanza di una settimana mi chiama e dice: ma allora, sto arrabbiato, ma io sono fermo coi lavori. No? Era indemoniato, no? Sono fermo coi lavori, come se stesse lavorando sulla Salerno-Reggio Calabria. Sono fermo con i lavori, quando è che mi arriva questa roba? Questo si sarà alzato alle 5:30 del mattino. Ma io dico, ma stai giocando? Solo 5 caffè. Ma devi giocare, ma gioca tranquillo e rilassati. Quando arriva, goditi il momento di attesa, goditi. Io dico sempre, no? L'ho sempre vista così. Ordino i binari, arriva la scatola, io apro la scatola e ci deve essere il suo tempo, Gio. Tiro fuori il binario, lo guardo, lo assaporo, dico che bello, questo binario andrà lì. Assapori l'odori, forse sì, assapori, cioè. Questo binario andrà lì, laddove è stato progettato, no? Andrà in quel punto e finalmente sei arrivato in modo che ora possiamo andare avanti con il lavoro. Screen, Instagram. Bello, festeggia il momento. Aspetta, ma a me non è una cosa in mente, Gio. Se invece, no, se uno si potesse fare tipo questo quadrato, per esempio, di questo tavolo, no? Questo è un plastico e qua c'è la zona fattoria con tutte l'orto, le cascine, gli animali, i contadini. Quando lo finisci cosa succede? Ok, ha finito questo. Wow! Che cosa facciamo? Targhetta in mezzo al campo delle zucche con scritto: in data oggi 5 febbraio 2026 è stato realizzato e completata la zona orto. È bellissimo, no? Vabbè, ma festeggia il momento. No, io metterebbe per la targhetta, sì, no? Ma tipo museo. Tu ritualizzi tutto, cioè tu quando fai il tuo plastico hai delle zone, cioè questa zona è completata, ci fai le foto, ci scrivi qualsiasi cosa, anche un libro di quello che hai fatto. Il libro no. Fai quello che vuoi. Dai. Ma come no? Uno fa quello che vuole. La targhetta mi è sufficiente, mi accontento. Ma scusa, questo è modellismo, sì, il modellismo è arte. Appunto, cioè, bisogna mettere le mani in pasta, come si dice. E allora uno può fare quello che vuole del proprio lavoro. Quindi bene. C'è chi lo fa vedere. Un libro. Sì, però se fai bordello con tutte boom boom boom, facciamo delle immagini. Ecco, vabbè, noi non la facciamo venire più sì nei nostri video.
perché mi è venuto in mente che se quel signore vuole tutto fatto in un attimo, dobbiamo attrezzarci di avvittatore, vita e a vita, magari può anche essere portatile, adesso lo può portare in vacanza, al mare, in montagna, al lavoro, mentre c'ha 20 minuti di pausa per mangiarsi un tramezzino, si può avvitare il suo plastichino, se lo guarda dice ai suoi colleghi: guardate che bello, questo ho messo la targhetta, no adesso il libro non lo faccio, ma stasera però comunque vi aggiornerò di tutte le mie novità e poi domani ci rivediamo, adesso lo smonto, ok, a casa, ciao. Allora, voi sapete che lei è pazza, è completamente pazza, però a me fa piacere che ci siano persone così folli sulla terra, altrimenti non me la sarei mai sposata. Quindi perché mi hai allontanato dalla vita? Perché dopo non la smetti più e vai avanti tutto il tempo. Però basta, togliamo anche questo. Quindi il discorso è: ma sei sempre un discorso? Ma tu quanto, per esempio, tu, no, che sei una persona, diciamo, che non spende mai. No, ma lasciamo perdere il discorso spese, perché tu sei un problema a spendere. Certo, è qui che siamo andati, mi ha fatto girare 3 centri commerciali, 4 come si chiamano quei posti? Agriturismi. No, quei posti dove vendono abbigliamento. Sì, ma come si chiamano quelli D'Elite? No, quei posti dove siamo andati che ci sono le cose. Centro commerciale? No, come si chiamano quegli altri? Outlet. L'outlet. Oh, cavolo, mi ha fatto girare 4 outlet, 3 centri commerciali per trovare un giubbotto, no? Sì, e non l'ho trovato. E non l'hai trovato? Quindi? E io a un certo punto ho detto: secondo me il tuo giubbotto lo devi comprare sulle AI. Con l'intelligenza, cioè tu il tuo giubbotto l'hai creato con l'intelligenza artificiale, non esiste. Ho fatto come gli stilisti, cioè mi sono creata un disegno e io ho chiesto all'intelligenza artificiale di vedere se c'è nel mondo c'è qualcosa del genere e me l'ha trovato. Cioè, ma è come dire, se cioè, io gira vado, che ti rigira, abbiamo girato tutto il mondo, alla fine dove l'hai preso sto giubbotto? Su Temu. Online, no, l'ho preso online. Su Temu. Su Temu l'hai trovato. Non so, vabbè, dove l'ho trovato. Comunque è il modello che piaceva a me. Allora, è come se uno va in fiera, giusto? Non è detto che trova la locomotiva che gli piace, attenzione. Però dopo, se trovi quella che comunque non ti piace, ti chiedono 80 euro e ti dicono che è da lì, ma tu la compri lo stesso. Vabbè, quella è l'altra, è un'eccezione, diciamo che una parentesi dentro una matriosca, ecco, lì ci sono da dire. Però in effetti se uno va al mercato, alla fiera, in un posto nel mondo, no? E si mette in mente: guarda, qua in questo luogo vi hanno detto che c'è una locomotiva con un carro merci in particolare, bellissimo, ma in quel momento non c'è il venditore, cosa fai? Compri un'altra cosa o aspetti? Io aspetto. Ma che c'entra? Cioè, non capisco il tuo discorso. Vabbè, fa niente. Interrompiamo questo podcast, non ci sto capendo niente. Comunque ci sono persone pazze che si comprano cose giusto per comprarle. Io invece magari vado in giro un giorno dalla mattina alla sera e non compro niente, sono capace di fare anche questo. Ok, però ora torniamo al discorso di chi vuole comprare, no? Io ti stavo dicendo, tu che sei una persona comunque appassionata, ok? Facciamo finta che tu sei una persona che di media guadagna 1.600 euro al mese. Ok, vuoi farti il plastico? Sì. Da dove cominceresti? Innanzitutto dove voglio metterlo? Ok, ma a livello di acquisti, il primo cash che devi tirare fuori qual è? Il tavolo, la misura che mi serve. Quindi su che cosa punti? Punto su un legno di faggio. Sulla qualità? Sì. Ok, quindi sai che devi spendere. Certo, perché io voglio che la base del mio plastico sia perfetta, se devo spostarlo, guardarmelo quindi ti in un chiedono altro 300 modo. euro per farlo. Ok? Certo. Però poi ti dicono: guarda, però se vuoi con 50 euro col compensato lo facciamo lo stesso. Tu cosa fai? No. Allora, per il presepe sì, per il plastico no. Esatto. Perché? Perché ci devono girare i treni, perché ci metti l'impegno a creare una montagna, un laghetto, se poi si sfascia sotto perché il legno non è buono, diventa tutta una cosa che si restringe, poi ci va il gatto sopra, si deforma. Completa tutto. Si deforma. Si deforma. Allora dico, puntare sulla qualità nonostante tutto. E quindi ti chiedono 300 euro per farlo. Ecco, anche se ho soldi, ma anche mettiamo questa cosa in mezzo, cioè anche se uno ha soldi, non tutti vogliono spendere tutto subito. Brava. Magari dicono, cioè ho 300, ne voglio spendere 80. Ok, quindi vuol dire che il prossimo mese ne spendo 100. Tra 4 mesi compri quello che ti serve. Quindi metti da parte, giusto? Potete fare così. Quindi metti da parte, no? Anche l'altro giorno mi ha scritto su Instagram una persona, mi dice, mi ha mandato proprio le foto di una locomotiva, una 424 credo, e mi dice sono le prime armi, volevo cominciare eccetera eccetera, ho comprato il mio primo treno, mi ha mandato le foto e palesemente mi ha mandato foto di, con tutto rispetto io gliel'ho detto anche, di proprio immondizia,
cioè è andato non so dove l'ha presa, in una fiera eccetera eccetera, gli hanno dato questa scatola con dentro l'immondizia. Non sto scherzando, cioè proprio l'hanno preso l'hanno messo che stiamo un Nez, portatela a casa, 80 euro. E io gli ho detto ma scusa, ma ovviamente dalle foto ho capito subito che era lì, ma no? Rotto, devastato, cioè una roba assurda, pieno di grasso, non si può. E allora dico, e oltretutto lui ha dichiarato di essere una persona, diciamo, che non ha grandi possibilità economiche, però hai speso 80 euro per quella porcheria. Perché non sapeva cosa stava facendo, non lo sapeva. E quello che gliel'ha venduta andrebbe arrestato. Messo dentro una gabbietta. Arrestato, perché comunque gli ha detto anche 80 euro è un affare. Attenzione da questi tipi qui. Cioè, fatemi una cosa così. Quando andate nelle fiere e non siete sicuri, mandate un messaggio a Joe. Sì, su Instagram, andate su Instagram e fate la foto, io vi dico cosa state comprando, io vi dico fermi, è immondizia oppure si acquista. Valutiamo, spendici 5 minuti di tempo e poi agisci. Comunque ragazzi, vi ricordo che quando mi scrivete su Instagram mi stanno arrivando una marea di messaggi, non riesco a rispondervi a tutti perché devo dare priorità ovviamente ai miei clienti, perché se sto dietro a tutti passo le giornate a guardare i messaggi. Possono comunque mandare una mail. La mail, ma io cerco di rispondere, su 10 ne rispondo una perché sono tantissime ragazzi, c'è proprio tante, cioè non me l'aspettavo e quindi ci sta che qualcuno salta, ragazzi, scusatemi, ma a volte non riesco a leggerle tutte. Joe, e questo è molto importante, cioè comprarsi una cosa che poi arrivi lì sei scontento, cioè è veramente brutto, dai. È come se mi comprassi il cappotto, arrivo a casa, ho speso 200 euro, lo guardo e non me lo metterò mai. Ma è così, cioè quella volta che ho comprato l'obiettivo, ti ricordi il teleobiettivo per la telecamera? Io ci avevo speso 600 euro, 650 euro, una roba del genere, e quando mi è arrivato mi ero accorto di aver comprato quello che non mi serviva. E, ti ricordi, sono andato in crisi, no? E quindi l'ho mandato indietro, sono riuscito a farmi rimborsare e comprare poi quello che mi serviva veramente, aggiungendo altri soldi, perché comunque non bastavano quei soldi. Però stiamo parlando di scelte mirate, cioè io ho bisogno di quella cosa. Il venditore si è accorto e ha detto: oh no, questo si è risvegliato. Si è accorto che questo non era proprio giusto e vabbè. Comunque, no, il discorso è questo, cioè se volete sapere da me il discorso del modellismo ferroviario, se è per tutti, io vi dico di sì, è per tutti, ma ovviamente in modo differente, cioè è per tutti, ma ognuno deve trovare il proprio equilibrio. Beh, dicono fai come vuoi in Piemonte, giusto? Giusto? Fai come vuoi. E no, fai cosa vuoi. Fai cosa, ok, scusate, tutti piemontesi, fai cosa vuoi. Cosa vuol dire? Che tu puoi fare qualsiasi cosa con tuo figlio, con tua nipote, con tua moglie, che è raro, però ci sono questi casi eccezionali, dove partono comunque, magari questi guadagnano miliardi di euro, di dollari, di franchi svizzeri, no? Di qualsiasi cosa, ma vogliono iniziare perché questa settimana abbiamo 2 ore di tempo per dedicare al nostro plastico. Bene, cosa facciamo? Questo, iniziamo con questo budget, perché dobbiamo spendere 30.000 euro per fare una cosa, a meno che non volete farvi fare un progetto da Joe, sempre a meno che questo, siete già pratici. È chiaro che se arrivate al punto di farvi fare il plastico da me è perché avete le idee ben chiare, vi viene fatta una proposta, vi viene fatto un preventivo con tanto di progetto e ovviamente è un discorso a sé, perché lì voi volete totalmente arrivare alla fine di quella cosa facendolo fare a terzi, ok? E quindi lì c'è un prezzo. Beh, però lì c'è un prezzo iniziale, giustamente, perché c'è il progetto e tutto però quanto. Io parlo di quelli che invece vogliono fare il fai da te, quindi lo fanno da soli e vogliono comunque farlo, questo cioè, hobby. Se uno gli serve solo la piattaforma perché deve continuare i lavori, poi tra un mese ti richiama e ti dice mi serve però la linea aerea, però questo me lo fai tu e invece il prossimo me lo faccio io, cioè ci sta. Certo, ma poi oltretutto io una cosa che tengo sempre a cuore, no? I ragazzi, i bambini, i giovani, ok? Io capisco che ci sono tanti giovani che vorrebbero avvicinarsi a questo settore, ma ovviamente se non hanno i genitori in grado di poter coprire questo tipo di hobby, se lo sognano, ok? Però anche lì, se i genitori comprendono che il figlio vuole intraprendere questo tipo di hobby che è straordinario, possono farglielo fare tranquillamente partendo con delle cifre piccolissime. Ma anche perché devono capire anche cosa stanno facendo, cioè non è un treno gioco, no? Che lo metti lì e basta. Guarda, anche il treno va messo in un posto dove bisogna dargli valore, quindi se il bambino, il ragazzino capisce questo. Anche con 30 euro al mese, no? Adesso
ti chiedo un favore, guarda, rimani qua. Io sono sempre qui. Tieni diciamo, in trattenimento la live. Ok, adesso vi racconto una storia. Brava, arrivo subito, voglio farvi vedere una roba. Cosa succede se Joe ha 50.000 progetti da fare, ok? Tra cui una richiesta da parte mia, cioè un plastico totalmente surreale con degli ambienti molto molto surreali, cioè tipo fantasy, come per dire una zona alien, una zona troll, una zona gnomi, una sì, zona... Vabbè, basta. Allora, però ci guarda sta. Qua. Tieni qui, ragazzi, guardate, è Mi sento tipo dal milionario. pezzo di legno, Ok. ma veramente di 1 metro, ok, per 22 centimetri, spessore 1 centimetro. Voi con questo tipo di legno potete fargli un diorama di quelli divertentissimi, dove sopra mettete anche 2 o 3 binari con uno scambio, un senso di profondità un po' obliquo che dà quel senso di dinamismo. Ve lo guardate, lo costruite e fate pratica, ok? Ve lo mettete poi in vetrina, oppure potete decidere anche un giorno di smontarlo, ma l'avete fatto, avete fatto esperienza e anche in poco spazio potete divertirvi tantissimo con 30 euro al mese. Già, questa è molto bella questa idea, perché per esempio io in questo pezzo ci farei, che ne so, una parte di un villaggetto qua che scende, una galleria dove esce il treno e addirittura una zona commerciale dove poi c'è una spiaggetta e di qua c'è una zona di miniera, cioè veramente quasi messo tutto, è incredibile. Vabbè, voi ormai avete capito che Sil è così, quindi dobbiamo tenercela così e non possiamo farci niente. Okay, però non ha torto, cioè nel senso che si può fare quello che lei ha detto, assolutamente. Quindi potete divertirvi con poco, partendo da zero, con piccole spese. 30 euro al mese, per esempio, non sono nulla. Perché uno dice, ma per esempio, lei ha preso adesso quella scatolina della Praser, questa qui, ci sono dei personaggi, ok? Sì, ma guarda, mettili qua sopra. Costano 15 euro. Quanti qua. ce ne stanno di questi personaggi qua? 18 euro, no? 18.000 qua ce ne stanno. Però dico, 18 euro, tu, questo vuol dire che vai a abbellire, ad animare una fattoria, ok? Però hai speso 18 euro, quindi sto mese hai ancora 12 euro da spendere, giusto? Te li tieni da parte per il mese dopo, però 18 euro ti arriva questo. Tu quando ti arriva per posta questa piccola scatolina, appena ti arriva tu te la guardi, te la godi e dici, questi personaggi dovranno andare sul mio plastico. Oh my god, ma quanti ce ne potrebbero stare in 1 metro di legno? Tantissimi. Basta. Cioè addirittura potresti fare uno stadio con tutti gli omini da una parte e l'autostrada che arriva da una parte e il treno, perché vanno tutti a vedere un concerto. Quindi qua soltanto in questo pezzo ci sono 20.000 euro. Ci vogliono 20.000 euro per fare una scena. Li ho messi giusti bene. Però per dirti, per chi invece parte da zero e non può permettersi grandi cifre, questa è la procedura, il rituale è questo: tu compri 15 euro, 18 euro, il tuo budget è 30, ti rimangono 12 per il mese successivo, quindi diventano 42 per quello successivo. Sì. Però sto mese hai speso solo questo, e detto, questo mese animo la fattoria che ho costruito lì. Ti arrivano, li tiri fuori dalla scatola, dici che belli. Li guardi, addirittura gli dai dei nomi a questi personaggi. La Shura Maria, la Shura Lella. No dai, facciamo dei nomi più creativi, futuristici. Ma per favore. No, dai. E quindi dopo li prendi con una pinzettina e un po' di colla della Faller e li vai a mettere lì dove volevi. E prima di metterli, nel momento in cui lo stai mettendo, fai trin, come per magia, una luce sopra e ok, primo omino. E dopo te li guardi per una settimana. Te li guardi, dici quanto sono belli questi personaggi qui. Il mese prossimo prenderò anche degli animali da mettere lì, giusto? Ma io ho visto i cinghiali, Gio, ma sono bellissimi. Aspetta, dovrebbero esserci. E noi nel nostro plastico ovviamente non potranno mancare cinghiali, lupi e anzi vari civette. Anzi, Gio, ti devo dire una cosa, che oggi mentre tornavo a casa ho visto un gufo gigantesco. Un gufo. Ah, avevo capito un UFO. No, dai. Guarda, questi sono il pastore con 2 cani e un gatto. No, con un cane e le pecore. Aspetta, oddio. Anche questi sono altri 18 euro. E il mese dopo compri questo e lo metti qua, vicino alla fattoria.
Avete capito come dovete fare a fare modellismo? Ma dovete godervelo, dovete fare un rituale quando vi arriva. E poi dite che bello, però qua vicino batte troppo il sole, creiamo un po' di una zona d'ombra, va bene. Ecco che 20 euro ci il sono mese gli dopo alberi. arrivano gli alberi. Qua. Gli alberi vanno qua, tutti in fila. vicino alla casetta. No, bisogna creare l'ambiente. Ma è buio e la notte non vedono. Il mese dopo ordini 2 lampioni. 2. Sì, della Viessmann. Con gli stile In base, tipo francese. in una cascina cosa vuoi mettere, no? francese ci sarebbe. Vabbè, metti quello che vuoi. Altri 15 euro e vai. Ma sai che questo tipo di plastico da 1 metro potrebbe starci anche in una mensola volendo, no? Certo, te lo metti sul mobiletto e te lo guardi. Mentre cucini, mentre guardi. Sì. Vedi che si può fare tanto? Ma poi per mettere 2 binari qua, quanto vuoi che spendi? 30 euro? In un mese hai fatto tutto il tracciato. E poi non è detto Compresa che la massicciata. questo lo possa fare come modulo. Cioè tu fai questo modulo, quando è completato, Ne fai uno che uguale. magari sono passati 2 anni, Ne fai uno uguale. ne fai uno a fianco E fai che tutto il prosegue. puzzle. E li incastri mano a mano, è un modulo. Già. Senza testate, senza modulo. Così, libero. No? Bello. Ma secondo me Ci sì. farai un sentiero che parte da qua e va a finire in fondo di qua e c'è un discount. Boh, quindi io vi invito a non fare acquisti discount dei insensati viaggiatori. se non siete, cioè non avete le idee ben chiare. Chiedetemi aiuto, magari ve lo do. Scrivete qua sotto nei commenti. Cerco di darvi delle informazioni, diciamo, per facilitarvi gli acquisti, per migliorarvi il modo in cui pensate di fare gli acquisti. Comunque ti confermo che sono cipressi, c'è scritto qua dietro. Sono i cipressi. Indovinato. No, ma questi tu parlavi prima. Questi adesso cipressi? No. Adesso lo scoprirò, vai avanti. Vabbè, ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qui. Oggi Sì, dai. finiamo il secondo episodio così. Abbiamo creato l'ambiente, abbiamo creato con la nostra fantasia. Mettete nei commenti che cosa potreste voi creare, che ambiente fareste in un pezzo così. Vediamo che tipo di fantasia avete. Bene, ragazzi, noi ci vediamo prossimamente. Per quanto riguarda il canale, tra qualche giorno uscirà il video della conclusione del plastico in scala N, quello famoso che avevamo iniziato e interrotto. Già. E è arrivato alla fine quel modulo, così poi finito quello ne facciamo un altro Sì, e da questi agganciare a quello. pezzi Infatti questi sono proprio parte di quella di quel che vagano, che andranno in quel prenderanno il plastico. posto. E stiamo aspettando soltanto i pali della linea aerea della Viessmann che stanno arrivando, così tutto si conclude e quel modulo E finisce. proprio lì davanti che ci sta È lì guardando. che ci Aiuto! guarda. Aspetta, arriviamo. Raga, grazie, speriamo di avervi intrattenuto e divertito anche in qualche modo per non annoiarvi, e grazie anche a Sil per essere stata con me anche oggi, la pazienza che ci È un'altra dedica. persona? No, la pazienza che No. dedichi per me. Ok, da sì, leggo è tutto. Sì, TG5 finisce. No, TG Model. TG Model. Ragazzi, vi voglio bene, ci vediamo alla prossima. Ciao!